Vuoi prendere una pianta da trasformare in bonsai? Oggi ti spiego 5 modi per reperire piante da trasformare in bonsai e ti spiego anche che caratteristiche deve avere. Ciao appassionati di bonsai e benvenuti sul mio canale Ancient Talk. In questo video ti spiego 5 modi per reperire piante da trasformare in bonsai. Ti ricordo che questo video fa parte di una playlist apposita in cui io ti vado a spiegare quali sono le regole base, ma proprio base, non parliamo di tecniche, parliamo di regole base. Per esempio nel video precedente abbiamo visto la coltivazione, l'importanza della coltivazione soprattutto. In questo video vedremo come scegliere una pianta orientativamente, eccetera. Andando avanti quindi scopriremo tantissime cose molto interessanti se vorrai appassionarti a questo mondo. Ti ricordo di iscriverti al canale, soprattutto se sei interessato a seguire i video di questa playlist. Cominciamo con i vari tipi di piante che possiamo usare come materiale. Possiamo usare 3 tipi di piante autoprodotte, quindi a costo zero se vogliamo dire. Il primo tipo sono le piante seminate, come vedete qui questi miei pini d'Aleppo, ma qui ci sono anche delle sughere, oppure lì dietro c'è il melograno nano. Poi possiamo trovare piante come questa qui, che è una margotta, però vi mostrerò nell'arco dell'anno piante migliori da margotta. Oppure possiamo vedere tutte quelle piante lì che sono delle talee, che io in questo momento utilizzerò come innesti di radici per il mio acero tridente, però nulla vi vieta di utilizzarle per farci una pianta. Per esempio questo carpino, dovrebbe uscire a breve il video su questa pianta, oppure è già uscito, in caso lo trovate qui in alto a destra. Questo è un carpino nero che io ho fatto da seme 3 anni fa, se vedete già lo sto impostando. Poi ci sono altri 2 tipi di piante, tra virgolette, che potete reperire. Il primo è piante acquistate, come queste, in vivaio senza pretese. Sono semplici piante da vivaio che poi lavorate per farle diventare appunto bonsai. E l'ultimo metodo per reperire materiali è quello di raccogliere piante in natura, come sono praticamente tutte queste qui che vi sto facendo vedere. Quali sono le differenze? Ovviamente piante da seme, talee e margotta sono in sé più facili da fare con determinate caratteristiche, quindi le potete fare bonsaisticamente più adatte, tra virgolette, però ci vuole, soprattutto per quelle da seme, una vita. Queste 2 sono un esempio di piante prese in vivaio così, giusto per, soprattutto questa, pagata pochissimo. Ci ho fatto qualche video molto interessante su questo canale e quest'anno forse inizierò a lavorarla decentemente e a dargli un'impostazione, togliendo la maggior parte dei rami, eccetera. Anche questa, per esempio, è una pianta creata da seme, ma sono veramente tanti anni che è stata creata da seme e io poi l'ho acquistata. Mentre le piante come queste, che sono state raccolte in natura, vi danno la possibilità di avere materiali stupendi senza poi andare a perdere troppo tempo dietro a piante non tanto adatte. Ora lasciate perdere queste piante qui che sono state raccolte in natura, non da me, quindi le ho acquistate, cosa che in parte vi consiglio, perché comunque andare a prendere le piante a livello legislativo, se non siete in un vostro terreno eccetera, vi fa andare incontro magari a delle multe, perché comunque non è una cosa che potete fare tranquillamente. Mentre se il terreno è vostro, oppure come nel caso di questa pianta qui, questa l'ho raccolta io, tra virgolette, perché era stata estirpata, diciamo, da un fosso. A me è capitato in mano il legno già tolto dalla terra e non ho fatto altro che andare a metterla in vaso. C'è tutta una playlist che vi lascio qui su questa pianta e io l'ho costruita totalmente
da zero, non aveva neanche un ramo, e guardate ora com'è. Stessa cosa sto facendo con queste altre piante che ci faranno divertire in questi anni. Quindi io vi consiglio di non andare a raccogliere piante a meno che non avete un terreno con un bosco eccetera di vostra proprietà o di qualcuno che vi dà il permesso, ma andatele a comprare, e nel prossimo video andremo a vedere dove reperire informazioni sul bonsai in generale, e nei video successivi andremo anche a vedere dove e come acquistare piante. Detto ciò, io passerei alle caratteristiche di una pianta. Le caratteristiche principali devono essere conicità, ovvero la pianta nella parte più bassa deve essere più larga e man mano che sale deve andare a stringersi, come in questo caso. Magari nella parte qui sotto ancora pecca un po' di conicità perché le radici non le aveva totalmente, però sto facendo in modo di crearle. Poi a seconda delle specie, ma qui andiamo in argomenti un po' troppo tecnici, è molto importante anche il piede nella maggior parte delle specie, quindi la parte di tronco che va nel terreno, in questo caso tutta questa parte, che deve essere largo, comunque dare conicità alla pianta. In questo caso però, siccome non c'era una bella raggiera che poi sugli aceri è molto apprezzata, sono andato a fare 2 innesti di radici, e durante quest'anno ne farò molti altri per andare a creare una bella raggiera come tutti quegli aceri che vedete in mostra. Altra cosa fondamentale è il tronco, in particolare la corteccia, se abbiamo piante come per esempio questa quercia che deve avere di natura una bella corteccia, oppure altre piante che vi ho fatto vedere prima come i lecci. Lì è importante avere una buona corteccia che sembri effettivamente di una pianta vecchia, come in questo caso vedete qui sui rami un po' più giovani non ha corteccia, si vede che sono rami giovani, mentre il resto della pianta è ben cortecciata e ci dà idea di essere una pianta vecchia. Poi nella maggior parte dei casi vi direi, soprattutto su piante raccolte, di trascurare la ramificazione, nella maggior parte dei casi, però non in tutti, perché poi i rami ve li andate a costruire da soli, mentre quando andate a comprare piante già avviate per essere bonsai, oppure piante da vivaio che volete utilizzare per farle diventare bonsai, lì magari dovete stare un po' più attenti anche alla ramificazione. Però di base la ramificazione si costruisce. La cosa fondamentale è conicità, vedete? Salendo diventa sempre più piccolo il tronco. Poi piede bello largo, possibilmente a raggiera, quindi con tutte le radici intorno a 360 gradi, corteccia fatta bene, guardate qui, e diciamo che così siete pronti ad acquistare piante raccolte maggiormente. Su piante da vivaio dovete cercare sicuramente la conicità, un piede migliore possibile, dovete cercare un po' di trovare il meglio. Perché le piante raccolte sono più belle, o meglio sono più adatte ad essere bonsai? Perché sono plasmate dalla natura e quindi hanno già delle caratteristiche ottime. Però vi invito a stare attenti se le raccogliete, fatelo in terreni vostri o di persone che conoscete che vi danno il permesso, altrimenti cercate di capire la burocrazia delle vostre parti come funziona. Altra cosa molto importante che vi voglio dire, soprattutto sempre su piante raccolte, è il legno secco. Il legno secco su conifere, per esempio pini, cipressi, ginepri, tassi, è un elemento di grande pregio, dà vecchiaia alla pianta e comunque aumenta il suo valore, se così vogliamo dire. In piante latifoglie, come per esempio lecci, querce, olmi,
olivi, chi più ne ha più ne metta, andare ad avere del legno secco può essere controproducente, perché tende a rovinarsi molto molto presto e non tende a marcire. È un valore che voi pensate dia vecchiaia e bellezza alla pianta, lo pagate in più, però poi dopo poco tempo vi trovate la pianta totalmente col legno secco rovinato e che quindi ha perso tanto valore. Poi comunque anche per le latifoglie ci sono alcune piccole eccezioni, come per esempio l'olivo, che tende ad avere un legno comunque abbastanza duro, che ci mette un po' a rovinarsi, quindi dovete stare molto attenti e dovete conoscere comunque molto bene la specie, come vi dicevo già nel video della coltivazione, perché ogni specie ha delle determinate caratteristiche. Detto ciò, io spero di aver fatto un video esaustivo ed interessante per voi. Vi ricordo, come detto prima, che il prossimo video sarà su come trovare informazioni sul bonsai in generale, dove reperire informazioni sulle tecniche eccetera eccetera, e anche lì sarà molto interessante se vi state appassionando adesso a questo mondo. Vi ricordo i commenti, come detto già prima, se secondo voi ho omesso qualcosa oppure se ho sbagliato addirittura a dire qualcosa, scrivete nei commenti e correggetemi in modo tale che qualcun altro che vede il video può leggere. Mettete mi piace, condividete il video con i vostri amici appassionati o che magari vogliono imparare questo bellissimo mondo, e noi ci rivediamo sempre domenica prossima ore 19. Il prossimo video di questa playlist, in teoria, come detto già nel video pilota della serie, uscirà probabilmente tra 2 settimane, altrimenti se lo troverete già settimana prossima, buon per voi. Ci vediamo domenica prossima ore 19. Buon bonsai!